Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi riparerò con voi un amplificatore finale della Marantz, il 170, che fa pandan proprio con il preamplificatore che avete visto in un altro video. Anche questo, sempre degli stessi anni 80, va sistemato e va rimesso come se fosse nuovo, va rimesso in funzione e sì che si farà tutte le belle cosine che mi vedete fare ogni tanto nei miei video. Spero che siano belle, perlomeno per voi. Per me sono belle, spero anche per voi. Sarò breve, pertanto, e continuate a vedere anche questo video e vedete cosa combino per voi. Questo è il finale della Marantz, il modello 170. È un finale puro praticamente e va controllato. Bisogna vedere se dopo tanti anni che è fermo ha bisogno di qualcosa, probabilmente sì, e sicché io direi, se bando all'indugi, di passare subito allo smontaggio. Ovviamente le viti, come al solito, tutte in un barattolino per non perderle. Siamo tutti curiosi di vedere come è fatto dentro. Lo stiamo vedendo dal retro, ovviamente. Qui ci sono i V-meter e i canali sono 1 e 2. E poi questo è il grosso trasformatore di alimentazione. Questo condensatore qui, che ovviamente sembra un condensatore solo, con molta probabilità è un condensatore doppio. Ora lo apro anche sotto e si va a controllare. Allora, ovviamente, come si era detto, è un condensatore doppio. Poi vi faccio vedere, ovviamente c'è scritto anche di là. E ora vediamo da quanto è questo condensatore. Come si evince, è un condensatore da 12.000 microfarad per 2 e 63 volt. Ora, siccome questi condensatori qui non dico che non si trovano, ma sono di difficile reperibilità e comunque sia di solito sono condensatori ottimi, io la prima cosa che farei, andrei a fare il test del condensatore stesso, perché così vediamo subito se ci dobbiamo poi muovere, parlo al plurale ma sono solo, ovviamente ci dobbiamo muovere io e voi, lo sapete, per cercare questo prodotto qui, oppure se siamo fortunati e il prodotto funziona perfettamente. Se il condensatore non ha niente, ovviamente non lo stiamo a sostituire così per divertimento. La prima cosa che facciamo, testiamo la capacità, testiamo una sezione del condensatore e guardiamo cosa ci dice il ponte LCR. Questi grossi condensatori di filtro vanno testati a 120 Hz, perché di solito è la frequenza che vengono testati in ditta. Questo ci dice che è 12.500 e un ESR molto basso. Ora lo sposto e faccio l'altra parte. Facciamo l'altra parte dove questo diventa il negativo. Anche questo praticamente dà delle netture molto simili, sicché rientra tranquillamente nelle specifiche. Ora li provo anche l'isolamento, proviamo insieme l'isolamento e così vediamo che se questo condensatore va bene lo lasciamo, ovviamente non stiamo nemmeno a diventare matti a cercarlo. E adesso concedetemi qualche secondo da dedicare a PCBWay, che è da sempre il mio fornitore di fiducia per quanto riguarda i circuiti stampati che uso nei miei progetti che vedete nei miei video. Come potete vedere, anche l'imballo è molto curato e nel caso che i circuiti stampati siano molti, le dividono a pacchettini in maniera che uno apre un pacchettino alla volta. Si possono avere di tutte le forme e con le forature che uno necessita. Questo circuito stampato, come vedete, ha delle scanalature che si devono adattare al supporto e anche queste è possibile realizzarle. PCBWay è in grado anche di realizzarvi lavorazioni a CNC o lavorazioni con la stampante 3D.
io non ho la stampante 3D e quando ho bisogno di qualcosa lo faccio fare a loro. E è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Scusate un po' di rumore della ventola del prova condensatori. Allora, in questo caso ho messo il negativo alla massa e il positivo al polo che darà poi, che è il positivo del condensatore. Poi le invertiremo per l'altro polo. Ho messo l'apparecchio a 60 volt, si è detto il condensatore era da 63. Lo testiamo con una corrente massima di 10 mA. Intanto è chiaro che poi andrà piano piano, bisognerà aspettare che carichi e una volta che carica poi si vede, diciamo, il risultato. Ovviamente non vi faccio attendere tutto questo tempo, ma velocizzerò il video. Sono test che di solito ci vuole una decina di minuti a farli, ovviamente, per farli bene. Come vedete, mano a mano che la tensione si avvicina a quella nominale, questa lancetta se ne deve andare verso lo zero. Più è verso lo zero e meno dispersione ovviamente c'è del condensatore. Ora siamo a 10 mA fondo scala, come vedete è quasi lì, è quasi a 60 volt e sta scendendo. Ora siamo a 61 volt e è circa 1 mA, diciamo, di corrente di perdita. Un condensatore così grosso alle volte può essere anche di qualche milliampere. Comunque porto fondo scala a 1 mA e la lancetta ovviamente cercherà di andare in fondo. Attendiamo il tempo che c'è da attendere, poi riprendo ovviamente e si vede, diciamo, se rientra nelle specifiche. Ecco, siamo a 63 volt e siamo scesi. Ora questo movimento leggero o che risale leggermente è regolare e poi chiaramente stando lì si deve riabbassare. Ecco, praticamente ci siamo. Scarico il condensatore, vedete qui la tensione di scarica e poi proviamo l'altra sezione. Aspetterò che questo sia a zero e riprendo il video. Ecco, è sceso a 1 volt e 6, 1 volt e 7. Facciamo l'altro condensatore. Per testare l'altra sezione bisogna ricordarsi questa volta che il positivo sarà questo e il negativo sarà questa parte del condensatore. Per questa sezione vi faccio vedere che, diciamo, la corrente piano piano sale, però non vi faccio aspettare tutto il tempo perché se no, diciamo, vi annoiate. Sicché riprendo il video quando siamo pronti con la tensione. Ecco, anche questa sezione praticamente siamo a 1 mA e siamo a inizio scala, non si muove quasi. E ovviamente un'altra cosa, siccome è tanto che sono fermi, quando sarà un po' che lavoreranno questa corrente sarà ancora inferiore. Comunque questo condensatore va più che bene, questo condensatore doppio, non vedo il caso di cambiarlo. I cavettini ai condensatori sono stati risaldati, ci ho messo anche 2 guainette, una gialla e una rossa, che mi sembrava fosse un pochino più bellino. Comunque ora direi di girare l'amplificatore e di provarlo. Smonto il cambio tensione e già che ci siamo lo spostiamo su 2,40. Ne approfitto per dargli già direttamente una pulita. Ecco fatto, lo rimontiamo che stia su 2,40 in maniera che è molto più adatto alla tensione di 230 nominali di ora e che di solito sale sempre un po'. E così è adatto anche questo. Allora, essendo un amplificatore finale ci dovrò attaccare semplicemente gli ingressi e le uscite per provare che non abbia grossi problemi. Allora, ovviamente l'alimento tensione più bassa e con la lampadina nel mezzo a protezione, come vi ho già fatto vedere, diciamo, in diversi video. Se ci fosse qualcosa perlomeno è protetto. Lo accendo, la lampadina
fioca, come chiamano gli americani, ha fatto il guizzo e poi si è stabilizzata, si è spenta quasi, sicché vuol dire che va bene. Le spie dei VMeter sono accese, voi non le vedete ma aspettate, ve le faccio vedere. Eccole lì, sono accese. E ora tiro su piano piano la tensione, sempre lasciandoci la lampadina in serie fino a portarla alla tensione di rete. Ecco, ho portato a 230 volt. Provo a alzare un pochino il volume e non sta succedendo né da una parte né dall'altra assolutamente niente. E questo non è una bella cosa. Sentiamo se il relè scatta, ci metto il dito sopra. Il relè non scatta, probabilmente attraverso la lampadina ci sta arrivando un po' troppo poca tensione. Invece di una lampadina ne metto due e vediamo se arriva un pochino più tensione. Il relè questa volta è scattato e vediamo se qualcosa fa. Il VMeter si muove. Attacco l'oscilloscopio e vediamo un attimino che scherzi fa. Allora diamo un pochino di potenza a questo amplificatore. Con l'oscilloscopio in questo momento siamo messi a 10 volt per quadretto. Per ora tutto bene. Spostiamo di qua. Ora 20 volt per quadretto. Vediamo cosa succede quando va in clipping. Va in clipping con praticamente quasi 4 quadretti. Dovrebbe essere 85 watt e è un pochino di più probabilmente. Diciamo così a spanne, ovviamente poi va fatta una misura precisa. Dovrebbe essere 85 watt. Ora non gli voglio tirare il collo prima di aver visto BIAS e le altre cose. L'unica cosa che noto, ve la faccio vedere subito, i VMeter vanno oltre quello che dovrebbero andare tutte e due. Se vedete non si accende la spia di picco, ma qui è già oltre, ma non sono, voglio dire, 170 watt, perché la spia si dovrebbe accendere poco dopo qui. Se andiamo a vedere si accende praticamente molto, ma molto dopo a tutte e due, e sicché andranno tarati probabilmente i VMeter, andrà visto queste cose qui, e sicché una bella pulizia, una bella taratura, controllo dei condensatori piccolini che ci sono sulla scheda, sui due finali, e poi mi sembra che altre cose fortunatamente non ne abbia bisogno. La smonterò le due schede, le due basette dei finali, una bella pulita, e il controllo dei condensatori piccoli con il misuratore di ESR, in maniera che lo posso fare sul posto per vedere che, diciamo, vadino bene. Una bella pulita a tutto il telaio e al frontale, ovviamente, come sempre, e poi ovviamente taratura del BIAS, taratura di questi VMeter che vanno a fondo scala non si sa perché, e vi faccio vedere anche lo schema, vi faccio vedere mano a mano, diciamo, quello che faccio. Ma sembra che l'amplificatore altri grossi problemi, facendo le corna o toccandosi, come si direbbe in Toscana, non ne abbia. Ora, togliendo questi chiamiamoli bottoncini, insomma questi supporti, questi fermi, dovrebbe venire via questa scheda, che è quella che contiene il relè, perché volevo pulirlo. Questa è la scheda dove c'è il relè che comanda le casse, ovviamente all'accensione, il ritardo dell'accensione. Poi ci sono questi trimmer qui c'è tutto il circuito che comanda sia i VMeter che l'indicatore di sovra, diciamo, potenza, l'indicatore di picco. E ora io volevo
togliere, lo dissalderò questo relè per vedere che condizioni è dentro, poi ne approfitto, do una pulita anche alla scheda. Perché? Perché spesso i relè, diciamo, le troviamo ossidati, i contatti sono ossidati. A quel punto, visto che uno ci mette le mani, è bene pulirli. Poi, per carità, magari è in condizioni eccellenti, però dobbiamo vedere. Ora rimuovo il relè, alle volte è possibile aprirlo senza rimuoverlo, ma non è questo il caso. Lo stagno vecchio dà sempre qualche problema per venire via. Vediamo se viene via. Ecco fatto. Il relè è venuto via, ora provo ad aprirlo. I relè alle volte sono noiosi, sicché vi consiglio magari eventualmente di aiutarvi anche con più di un cacciavite, perché di solito, alle volte anzi spesso, però quando lo aprite da una parte magari fate leva col cacciavitino e poi si chiude dall'altra, allora ci lasciate dentro due cacciavitini in maniera che, ecco, che non si richiuda. Ecco il relè com'è. A vederlo sembra bello pulito, comunque ora lo osservo e poi lo vediamo bene con la videocamera. Il relè si presenta bene, non c'è nessun contatto ossidato fortunatamente, sicché a questo punto lo possiamo pulire. Una volta si usava la carta assorbente, con un po' di liquido pulisci i contatti. Ora la carta assorbente non c'è più, si può usare della carta normale, vi faccio vedere come. Fate una striscina di carta così e poi la imbevete di liquido pulisci i contatti, mi raccomando da elettronica. Poi prendete, ora ve lo faccio vedere senza liquido, prendete il relè, lo inserite il pezzettino di carta da una parte all'altra di tutti i contatti, stando attenti a non rompere niente. Una volta che passa da una parte all'altra, premete leggermente il relè in maniera che prema di qui e di là, e poi passate avanti e indietro e pulite tutti i contatti sia sopra che sotto. Ecco, vedete ora è più scura, ci ho messo il liquido pulisci i contatti e praticamente lo premiamo leggermente, andiamo avanti e indietro e i contatti si puliscono. Ovviamente questi erano già puliti, però diciamo una leggera pulizia li leva sicuramente se c'è qualcosina sopra, e dopo li lascia anche un pochino lubrificati e il liquido li continuerà a proteggere. Ecco fatto. Ora lo posso rimontare e praticamente questo riandrà avanti tantissimi anni. Quando rimontate il coperchino del relè, rimettetelo ovviamente dalla stessa parte che l'avete tolto, perché alle volte hanno un verso. Nel controllo delle ESR dei condensatori ne ho trovato uno che è leggermente fuori tolleranza, potrebbe andare sempre, ma insomma lo cambio perché sono solo, lo sapete. Comunque vi faccio vedere le ESR di un condensatore nuovo. Eccolo lì, come vedete è abbastanza sotto l'ohm, e ora misuriamo quell'altro. L'ho fatto col misuratore di ESR analogico, che però mi ha dato un'indicazione diciamo valida, e poi l'ho potuto smontare e ho controllato che tutto diciamo andasse bene. Come vedete la capacità è diciamo giusta, volendo, perché dovrebbe essere 220 microfarad, 230, però l'ESR è 2,3 ohm, sicché ovviamente va sostituito. Visto che il circuito stampato, le vecchie saldature, quelle originali già in partenza, erano piuttosto brutte, gli togliamo un po' di sporco. Lo faremo prima e dopo la saldatura. Dico lo faremo perché siamo io e voi, ve lo ripeto sempre, sennò poi la gente pensa che sia chissà quale società e invece sono un pensionato. Ecco, ora ci monto il relè, già che ci sono, pulisco anche dove ho levato il condensatore. Rimontiamo il condensatore, il terminale più lungo è il più, e vedete che lì è il più. Poi ovviamente sul corpo del condensatore
ci è segnato anche il meno. Comunque eccolo qua, vedete, questo è il meno del condensatore, però comunque sia, se il condensatore è nuovo, di solito la parte più lunga è il più. Lo saldiamo. Sono lontano, come al solito. E ora montiamo il relè. Questi erano i buchi vuoti. E adesso un altro po' di pulizia. E questa scheda la possiamo montare di nuovo. Ora qui deve asciugare ovviamente l'isopropilico. E ora, anche se di polvere non ce n'è molta, ne approfitto, vado di là e do una bella soffiata con il compressore a tutto l'amplificatore, in maniera che lo puliamo bene dentro. Visto che c'è quella scheda lì smontata, torna meglio anche per la pulizia. Poi smonterò le altre due schede e vi faccio vedere anche quelle, come si fa, diciamo, a sistemarle, anche se funzioneranno, comunque vanno controllate lo stesso. Prima di rimontare la scheda, se la dovete smontare, vi ricordo che a dove ci sono questi pettini è sempre buona norma dargli una pulita con la penna in fibra, in maniera che praticamente ripristiniamo, se c'è dell'ossido lo togliamo, ripristiniamo bene i contatti. È un lavoro che ci vuole un minuto a farlo e diciamo poi ve lo ritrovate. Ora lo pulirò bene. E la stessa cosa nel connettorino femmina, sempre ci spruzzate dentro un pochino di spray, sempre per contatti elettrici, prima di rimontarlo. L'altra scheda è stata rimontata, non vi ho fatto vedere come l'ho rimontata, ma insomma l'ho rimontata all'opposto di come l'ho smontata. E ora smontiamo una scheda dei finali. Vi faccio vedere una scheda dei finali. Abbiamo il connettore, che dopo anche qui puliremo e lubrificheremo. Svitiamo le viti, due sono qui, due sono queste, poi alzo l'amplificatore, ci sono questi due connettori e non ci dovrebbe essere altro. Proviamo. Ecco fatto, la metto sul banco. Questa è la scheda di un canale, l'altra è identica. Vi faccio notare una cosa, anche qui, come in tanti apparecchi dell'epoca, se vedete i differenziali sono costruiti con due transistor accoppiati insieme. Se vedete, specialmente qui, questi connettori vanno puliti bene perché sono tutti ossidati, e sicché è buona cosa, voglio dire, smontarla, controllarla tutta, solito discorso dei condensatori, una bella pulizia e poi viene rimontata. E questo, diciamo, è il trimmer poi che servirà per la taratura. Controllo, se trovo qualcosa che non va ve lo faccio vedere come sempre. Questa è la parte del circuito stampato che si solleva e qua ci sono gli zoccoli dei transistor e la scheda poi è agevole per la riparazione e per richiuderla si ripiega su se stessa e si rimettono le vitine. Ho controllato tutto, quello che c'era da controllare, ovviamente non è che ho controllato cose che non andavano controllate, i condensatori sono tutti a posto, ho ripulito anche tutti i contatti dei pettini dove vanno gli spinotti,
sono ora belli lucidi, e ora diciamo la posso rimontare e farò la stessa cosa senza farvelo vedere questa volta all'altra scheda, sicché questa si può rimontare. Praticamente si rimette le vitine. Consiglio mio, come sempre, è di metterle senza stringerle e poi le stringiamo tutte insieme, in maniera che siamo sicuri che le mettiamo bene. Praticamente ce n'è rimasta una che va qua, anche questa la abbocchiamo, e poi non ci dobbiamo dimenticare, io e voi, che questo va rimontato in questo punto qui, sicché ci sono due vitine, una di qui e una di là, e dopo è tutto a posto. Ora le finisco di stringere da me e poi rimettiamo la scheda al suo posto. Ora che le schede sono rimontate, non resta che smontare le manopole e dare una bella pulizia al frontale come abbiamo fatto col preamplificatore. Ecco fatto che il frontale viene via e non resta che pulirlo bene, perché anche questo, come quello del preamplificatore, è molto sporco e purtroppo qui c'è anche qualche graffiettino e quello non lo leva nessuno. A questo punto, che il frontale è bello pulito, non resta che rimontarlo. E ora non resta che provarlo. La prima cosa che bisogna fare è la regolazione dell'offset. Il BIAS, questo amplificatore, non ha il trimmer di regolazione, sicché lo fa in automatico probabilmente. Allora bisogna regolare questo trimmer qui per avere in uscita una tensione massima di 50 mV. Ovviamente più è prossima allo zero e più siamo tutti contenti. Proviamo a accenderlo e vediamo cosa segna. Ovviamente deve scattare il relè. Scattato il relè e siamo parecchio fuori. Iniziamo a scendere e dobbiamo ovviamente attendere un attimino. Dobbiamo attendere un pochino perché poi si rischia, se si abbassa troppo ora, poi si va diciamo in negativo. 20 mV, meno 2 mV. Ora siamo andati in negativo, saliamo leggermente, 16 mV, lo lascio un pochino acceso e ci rivediamo per vedere se si stabilizza, perché come vedete sta calando e sicché non vorrei scendere troppo, perché se scendo troppo poi vado in negativo e non va bene lo stesso. È una decina di minuti che è acceso e ci siamo stabilizzati, diciamo, regolando il trimmer intorno a 3-4 mV massimo, sicché direi che va bene. Faccio una prova, lo spengo un attimo, vediamo se l'accensione non va diciamo troppo su, perché se abbiamo visto non deve essere superiore a 50 mV. 10 minuti che è spento, riaccendiamo, aspettiamo relè scatti. Ecco, qui siamo al massimo 20, era 26 mV, sta scendendo e sì che diciamo va più che bene. Ora regolo l'altro canale, ovviamente non vi sto a far vedere anche l'altro canale perché sarebbe un duplicato e noioso e basta, tanto la procedura è la stessa. L'altra taratura che va fatta, che è relativa al VMeter e alla potenza che eroga, ovviamente che si vede che eroga, è relativa a questi due trimmer e poi ci sono altri due trimmer che sono
diciamo abbastanza accanto, sono quegli altri due lì. Un altro è questo e un altro è questo qua che si vede. Comunque, questi due trimmer va fatta una regolazione per far sì che il V-meter, e ora vi faccio vedere, che il V-meter sia con una certa tensione sullo 0 e con un'altra tensione a fondo scala. Non ve l'ho fatta vedere perché siccome i due trimmer alla fine sono interdipendenti, cioè toccando uno si muove anche la taratura praticamente dell'altro, e va fatta in più riprese fino a portarlo diciamo a punto. Però è una cosa che è noiosa, magari ci vuole mezz'ora a fare una taratura, anche se sembra semplice, perché come se ne muove uno ovviamente si sposta un po' anche l'altro, non fisicamente il trimmer, lo dico perché magari qualcuno me lo fa notare, si sposta la regolazione elettrica, e sicché ci vuole un po' di tempo. Comunque anche quei due lì sono stati tarati e ora i V-meter funzionano come devono funzionare, con le caratteristiche che ci sono ovviamente sul manuale dell'amplificatore. Allora non resta che fare prove di potenza e distorsione e poi è a posto. Accendo l'amplificatore, ho preparato il set di prova con ovviamente il mio carico fittizio, non sposto l'inquadratura perché così è fatta che inquadra tutti gli strumenti a modino. Poi abbiamo questo ottimo multimetro che arriva fino a 100 kHz praticamente, che ci indicherà il voltaggio. Lo possiamo usare come wattmetro, ve l'ho già detto altre volte. L'oscilloscopio che ci dirà se la forma d'onda inizia a distorcere, sicché se va in clipping, e in questo caso il misuratore di distorsione, che fa anche altre misure, verrà usato come wattmetro digitale. Allora, questo amplificatore con tutti e due i canali in funzione dovrebbe erogare 85 watt minimo per canale, perché lo sapete che una volta erano abbastanza generosi e qualcosa in più usciva sempre. Allora, portiamolo a 50 watt. Con la tabellina che vi avevo fatto vedere, 50 watt sono circa 20 volte RMS. Questi sono volte di picco, ovviamente la forma d'onda è ancora più che buona, sotto c'è l'altra traccia, e sempre questi 50 watt, se andiamo a leggerli sul voltmetro, e sempre questi 50 watt, se vedete, sono appunto 20 volt RMS alla frequenza di 1 kHz, che questo indica anche la frequenza, che questo qui con la tabella che avevo messo in un altro video che vi metterò in descrizione, potete ricavare con i volt che andate a misurare RMS quanti watt è il vostro amplificatore senza possedere un wattmetro. Comunque portiamolo direttamente a 85 watt, che è il massimo. È un canale solo in funzione, 85 watt dovrebbero corrispondere circa a 26 volt. La forma d'onda è ancora priva di qualsiasi distorsione, non sta clippando, e qua praticamente sono appunto quasi i 26 volt, perché 25 e 94 si può arrotondare a 26 volt. Vediamo ora quando inizia a clippare con un canale solo in funzione. Inquadro un attimino più da vicino, alzo, sta iniziando proprio leggermente, vedete, clippa, torna un po' indietro e vediamo con un canale solo in funzione quanti watt eroga. Sono 103 watt invece che 85, ovviamente con un canale in funzione. Con due ci sarà più assorbimento dal trasformatore, calerà un po' la tensione e sicché avremo un pochino meno potenza, probabilmente gli 85 watt che dicono. E qui a 103 watt dovrebbero essere un po' di più di 28 volt. Ripeto, dalla tabella che ho fatto lo potrete vedere. E infatti torna. Ora vediamo con tutti e due i canali in funzione. Allora, la prima cosa che faccio è metto l'amplificatore su 85 watt, che è quella nominale. Diciamo almeno 85 watt le deve dare tutto. No, diciamo circa 86. Poi alzerò l'altro canale in maniera che le
forme d'onda si sovrappongono tutte e due e le metterò fino a che non sono clippate. Attualmente non sono clippate, lo regolate tutte e due lì e siamo a 86 watt, sicché il suo lo dà. Se aumentassi ancora la potenza con 2 canali in funzione probabilmente inizia a clippare. Come vedete clippa. Clippato siamo a 98 watt, non è un clippaggio tremendo. Vediamo cosa succede tutto in clipping. Ora ovviamente tutto in clipping non serve a nessuno, quello è chiaro, ma è per vedere e basta. Così è tutto clippato, sono 120 watt. Ho abbassato l'amplificatore perché nonostante abbia dei dissipatori generosi non lo voglio friggere ovviamente. Quello è il dissipatore che diciamo è stato più in funzione, con un segnale fisso ovviamente, con la musica scalda meno, e sarà 45 gradi a occhio, ci si tiene bene la mano, sicché diciamo che l'apparecchio è a posto. Ora direi di misurare la distorsione. Si sta inquadrando un canale, ora sono a circa 50 watt e la distorsione di questo apparecchio ben tarato è veramente bassa, 0,0070. Lo porto al massimo a 85 watt, sicché 85 watt si era detto che erano 26 volt, sicché proprio al massimo che dà alla casa, un po' di più. E la distorsione, questa è la frequenza che sta erogando il generatore, la distorsione 0,0097, sicché più che nelle specifiche alla grande, e questo la dice lunga anche su quando un apparecchio è ben tarato offre ovviamente il massimo. Provo l'altro canale. Ora con l'altro canale in funzione facciamo la stessa prova, sicché riportiamolo a 20 volt che sono 50 watt circa. Non è detto che la distorsione sia identica per tutti e due i canali, l'importante è che rientri nelle specifiche, comunque è molto simile. E anche qui 0 a 50 watt è 0,0065. 0,0065. Adesso lo portiamo alla potenza massima, 85 watt. 85 watt, come si era detto, sono 26 volt, un po' di più. La distorsione 0,0082, sicché diciamo rientra ampiamente nelle specifiche, perché diciamo il librettino dà come distorsione massima, la dà più alta, perché ovviamente devono rimanere nelle specifiche. Loro ci andavano laschi per non fare delle figurette, no? Come quelli di ora che scrivono magari 20 watt o 100 watt o 200 watt e poi ce n'hanno 30. Pertanto questo apparecchio perfettamente tarato, perfettamente sistemato, può essere rimontato e possiamo provarlo, come vi avevo promesso, insieme con il suo preamplificatore. Comunque apparecchi di qualità così oggi secondo me non le fanno, perlomeno non per il mercato diciamo comune, forse qualche cosa high end, ma insomma è roba da migliaia e migliaia di euro che insomma non tutti se lo possono permettere. Chiudiamo la parte posteriore insieme molto velocemente. Ecco fatto, e ora lo giro. Vediamo le ultime due viti e il gioco è fatto. Ecco fatto. E come si può vedere l'amplificatore è tornato perfetto agli antichi splendori, anche esteticamente. Io direi di provarlo con il suo preamplificatore. Ho collegato i due apparecchi insieme. Sopra c'è il preamplificatore e sotto l'amplificatore che abbiamo riparato. Questo l'abbiamo riparato in un altro video. Sono collegati insieme e ora misuriamo la distorsione di tutti e due gli apparecchi collegati insieme. Ecco, sono collegati insieme, praticamente su questo distorsimetro della Bon-Ton c'è solo l'uscita del preamplificatore e misuriamo la distorsione del preamplificatore, mentre nell'HP c'è l'uscita audio che va agli altoparlanti dell'amplificatore.
e qui abbiamo la distorsione di 0,0075 circa, e qui una distorsione di 0,0000085, leggermente superiore, che è quello che c'è da aspettarsi da due apparecchi montati in cascata. Distorsione bassissima su entrambi, ovviamente, due apparecchi di qualità, e questo diciamo è la fine della nostra prova, la fine della nostra riparazione. Allora, questo video è terminato, la riparazione del finale puro della Marantz, il 170, è terminata. Avete visto cosa ci ho fatto, spero vi abbia fatto piacere, perché ogni tanto io vi faccio vedere quello che combino, quello che faccio, e spero che qualcuno ne tragga giovamento e magari la mia esperienza possa servire anche a lui. Non intendo esperienza di vita, ma esperienza in quel momento, intesa come quella riparazione del momento. Sicché spero che insomma appunto vi sia piaciuto. Ve l'ho fatto vedere anche con montato sopra il suo preamplificatore. Abbiamo fatto queste prove e niente, praticamente abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace, che mi fa piacere. Se vi iscrivete al canale mi fa ancora più piacere, in maniera che così magari raggiungiamo un numero più elevato di iscritti. Chi vuole fare qualcosa di più può lasciare un super like, può fare una donazione su PayPal, e poi c'è anche il mio canale Patreon, praticamente. E niente, cosa vi devo dire? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!